Allora, vediamo se riesco a fare questa ultima parte, almeno prima della chiusura estiva, visto che è una delle domande che in molti mi fate. Ho pensato di fare un video, chiamiamolo on the road, giusto per vedere come si comporta questo KG in strada. Allora, la giornata è abbastanza luminosa, non ho montato nessuna pellicola sul vetro, quella che vi è stata fornita non l'ho ancora installata e vediamo un attimino adesso. In realtà, ecco, quando faccio questo video ho già fatto poi altre prove nei giorni successivi, così vi do anche qualche informazione. Allora, come potete vedere è un classico CarPlay. La telecamera è montata in una posizione non proprio favorevole, nel senso che non è all'altezza del casco, ma è all'altezza del manubrio, per cui prende dei riflessi che in realtà non ci sono. Allora, io l'ho provato solo in modalità Android Auto, non ho Apple, per cui non ho modo di provarlo diciamo con questo sistema. Per cui con Android Auto, allora, partiamo dicendo che è fatto molto bene. Il display è vero, è leggermente piccolo, ha questa barra dei comandi, chiamiamola così, nella parte bassa, che può risultare fastidiosa, nel senso che occupa parecchio spazio. Ho già fatto la segnalazione comunque in KG e vediamo un attimino come si svilupperà, perché in realtà molti altri navigatori che utilizzano CarPlay, tra cui anche uno della Podofo, così dava la possibilità di spostare la barra di lato, per cui immagino che arriveranno a breve anche i signori di KG. Allora, luminosità ottima, nel senso che i 1000 nits sono effettivamente tanti. Per chi è abituato a utilizzare display di questo tipo sa cosa vuol dire avere 1000 nit di luminosità. Quello della BMW, ad esempio, che costa qualcosina in più, ha una luminosità di 800 nit. Questo secondo me in alcuni casi potrebbe anche superare i 1000 senza particolari problemi. Allora, al di là della scelta dei brani musicali, che non è soggettiva e quindi vabbè, fatevela andare bene, l'audio è assolutamente strepitoso. Rispetto al Connected Ride è su un altro livello. L'ho provato anche in diversi spostamenti e devo dire che davvero tanta roba. Quello dei BMW ha dei grossi problemi, distorsioni e così via. L'utilizzo dell'applicazione tipo Spotify in questo caso è quasi simile a quella del cellulare, a differenza della trasmissione Bluetooth di BMW. Qua c'è tanta differenza, perché lì non permette di scorrere i brani e così via. Comunque sto preparando un confronto tra i due, così giusto per fare anche il punto della situazione su cos'è uno e cos'è l'altro. Comunque la rotella funziona molto bene, bisogna prenderci la mano, va detto, perché alle volte anch'io mi confondo usando l'altro navigatore che ha una modalità di utilizzo diversa. Questo però, una volta usato, devo dire che domenica ho fatto un giro di 4 ore e mezza in moto e ho usato questo, e devo dire che dopo un paio d'ore ero assolutamente sciolto nell'utilizzo. Ci sono alcune cose che sicuramente vanno sistemate, però nel 99% dei casi tutto funziona senza particolari problemi. Vabbè, qui lo stiamo vedendo adesso nell'utilizzo. Stavo provando i comandi con Google, va bene, però ripeto, io non li amo e non li uso, per cui cosa molto bella, anche esattamente come succede in tutti gli altri Android Auto, vengono sempre riportate le indicazioni sulla strada. In questo caso ho attivato lo split screen e ripeto, anche qui vedete la velocità viene mostrata,
Altra cosa carina, come ho detto, io ho collegato sia telefono che interfoni alla moto e non al CarPlay o all'Android Auto, e tutto funziona perfettamente. La moto registra anche i viaggi in BMW sull'applicazione BMW, per cui viaggi e tutti i dati della piattaforma inerziale. Qui vedete che il cruscotto sopra, che è una replica sostanzialmente, però riporta alcune informazioni che possono essere comunque utili, tipo la pressione dei pneumatici, che in BMW vengono visualizzati solo nella barra superiore in alternativa a tutto il resto. Qui invece è sempre disponibile. Il funzionamento è abbastanza in linea, vedete che c'è un leggero scarto sulla velocità, cioè un ritardo più che altro, però comunque, ecco, ripeto, è tanta roba. Questa è la schermata, diciamo, del cruscotto, che riporta molte più informazioni rispetto a quella precedente ed è comoda perché è complementare al TFT. Qui addirittura vengono riportati i chilometri totali, il parziale rispetto al prossimo tagliando, alla data, alla batteria, la temperatura del motore, tutte informazioni che normalmente sul cruscotto TFT non sono disponibili se non andando a vedere il mio veicolo e così via. Poi, altra cosa carina, vediamo cosa c'è ancora che si può dire. Ah, ok, facciamo una piccola parentesi sul consumo della batteria, perché anche qui, diciamo, io ho avuto, come si può dire, altri CarPlay e tutto sommato devo dire che la batteria del cellulare si consuma, ma non più di tanto. Per farvi un esempio, nel giro di domenica di 4 ore e mezza, allora in 4 ore e mezza, partendo con la batteria al 100%, sono arrivato a casa con la batteria al 54%. Considerate però che ho usato sempre il navigatore, l'applicazione BMW aperta, Spotify con la trasmissione dei dati e addirittura la radio, Simply Radio, che ha una connessione internet attiva, e questo comunque alla fine mi ha consumato sì il 46% della batteria, però in 4 ore e mezza, quindi direi non male. L'altra cosa carina di questo è che mostra l'altitudine, cosa che invece nel display TFT non c'è modo di vedere. Poi come si dice, al di là adesso delle velocità, no, beh, sono ancora più o meno al limite, sto cercando di andare non troppo veloce, anche perché qui il limite è 90, per cui non si può fare più di tanto. La mappa funziona molto bene, anche nel giro di domenica in 4 ore e mezza non ho avuto nessun problema. Ho provato sia questa che Waze e anche lì decisamente nessun problema. Mi è capitato solo una volta che si resettasse, come si può dire, ho spento la moto e dopo una mezz'oretta l'ho riaccesa e ha fatto un reset di fabbrica. Ripeto, sì, è stato sicuramente fastidioso perché mi ha chiesto di inserire la lingua e la data e l'ora, no, anzi scusate, il fuso orario. Dopodiché si è ricollegato e non ha perso nessuna informazione, nemmeno i dati registrati, quelli che mostra a fine viaggio. Per cui devo dire che, adesso al di là di questo, che penso fosse dettato dal fatto che ho lasciato la moto sotto il sole e c'erano 30 e passa gradi all'ombra, per cui immagino possa aver dato qualche problema. Però per il resto devo dire che ha funzionato veramente bene. Oserei dire meglio quasi del BMW, di quello della BMW. Il passaggio alle app, ecco, ripeto, richiede sicuramente un po' di apprendimento, questa fase di apprendimento. Però l'uso del controller, come vedete, io cambio le schermate e tutto senza mai usare il display. Non ho usato il touch, non ho usato nulla, e
mi sono trovato molto molto bene. È vero, è un display da 5 pollici, non è grandissimo, però le informazioni si leggono molto bene. Sarà merito anche della risoluzione, perché comunque per un 5 pollici questo ha una risoluzione, una 720p, che vuol dire 1280x720, e devo dire che anche le scritte piccole sono molto leggibili. Altre cose non so onestamente, ecco, ci potrebbe essere qualcosa legato ad altre applicazioni. Ad esempio, molti mi avete chiesto come mai l'applicazione di BMW non è utilizzabile in modalità Android Auto o CarPlay. Immagino sia proprio una questione legata al fatto che altrimenti BMW non venderebbe più i suoi navigatori, nel senso che come si può dire, inutile, renderebbe inutile, ecco. Comunque ecco, l'applicazione BMW continua a funzionare sul cellulare, registra tutte le informazioni. Altra cosa, l'importazione di tracciati. Io è una cosa che normalmente preparo su PC quando ho delle tracce da fare, e poi le importo in vari programmi, le converto e le ricarico in Gmail, in Google Maps. Per cui ecco, però non è un'esigenza. So che esistono moltissime applicazioni in grado di poi illustrare la mappa e di gestire i file GPX, sia gratuite che a pagamento, per cui non la vedo una grande problematica. Il grosso vantaggio sicuramente è proprio quello di avere un dispositivo che si aggiorna alle applicazioni che vi servono, e di applicazioni ormai per il mondo, Android Auto, Apple CarPlay, ce ne sono tantissime, per cui ecco, sicuramente potrebbe essere una delle scelte migliori. Vero, c'è il consumo della batteria, facilmente risolvibile magari con un power bank, oppure comunque collegando il telefono in USB dopo un certo numero di ore. E ecco, ripeto, sotto questo punto di vista secondo me è un'ottima scelta. È vero, non è un prodotto economico, però considerate sempre, come ho detto forse anche negli altri video, è tra i prodotti migliori, perché per chi ha una moto BMW con l'attacco per il navigatore originale, l'integrazione è di altissimo livello. Altra cosa, che è una delle domande fatte, che mi avete fatto in molti, è la possibilità di regolare lo zoom con la rotella, cosa che attualmente non è fattibile. Non è fattibile perché l'integrazione non prevede. Il modo più semplice, comunque sempre utilizzando la rotella, è posizionandosi sul più e meno della mappa e poi cliccando o le frecce o premendo verso destra la rotella si fa l'ingrandimento o la riduzione dello zoom. Questo è vero. Stessa cosa sul volume del Bluetooth. Non è ancora implementata la possibilità di regolarlo tramite la rotella, esattamente come il navigatore di BMW, che lo consente solo su alcuni interfoni, ma ad oggi sono veramente pochi, tra cui forse quello della BMW e un modello costoso di Sena. Io ho un Sena SF2 e devo dire che non va. Mentre per la parte degli interfoni, gli interfoni vabbè funzionano senza nessun problema, anche diciamo per dialogare con la zavorrina di turno o il passeggero. La musica funziona perfettamente su tutte e due, ma in realtà poi è il TFT di BMW che distribuisce. Le telefonate funzionano perfettamente, compare l'avviso sia sul TFT che sul CarPlay Android Auto, per cui devo dire che io mi sto trovando molto bene, al punto che sto pensando di vendere anche il Connected Ride,
lo tengo in questa fase perché comunque sto realizzando dei video e vabbè, ormai l'ho pagato. E basta, diciamo che non c'è molto altro da dire. Come al solito vi invito ad iscrivervi al canale, a lasciare un like. Diciamo che il 98% di chi vede questi video non è iscritto. Capisco che sia una rottura di scatole, però vi chiedo davvero la cortesia. Se soltanto vi è stato utile o vi è piaciuto, iscrivetevi. Mi permette magari di essere più visibile e di ottenere magari qualche prodotto in più da portare sul canale. Grazie e alla prossima!